Buongiorno a tutti, risveglio da Busto Arsizio. Jessica è già a lavoro per voi a editare. In teoria Cristian ha già studiato, vabbè. Sì. Io sono già dietro a iniziare a fare un po' di lavoretti sul camperozzo, ora vi faccio vedere di cosa si parla. Ho già visto delle sorprese, ragazzi, che sono rimasto sbalordito. Questo è il mezzo, un rapido. Andremo a mettere una batteria a litio, tutto l'upgrade che c'è da fare per far andare le batterie a litio. E non tocchiamo il solare, faccio solo una modifica interna sui regolatori, collegamenti, ma qui ce n'è delle belle robe, le faccio vedere. Allora, sono presenti due pannelli da 120 che erano già esistenti, poi ne è stato aggiunto uno da 160 là, ma gli artefici qua del collegamento hanno fatto un fritto misto che, ragazzi miei, praticamente, allora, quello che io sapevo, tutto è su un regolatore solo. Questi due erano già originali, montati su un Victron 7515, e fin lì uno dice va bene. Poi hanno aggiunto quello in Marocco. Il problema dov'è? Che qui hanno fatto la giunzione tra quello e quello da 160, vedete le canaline, passano i cavi. Vengono giù, vanno qua, entrano i fili e vanno al regolatore. Questo, non chiedetemi come sia possibile, ha la sua canalina qua con il filo, entra qua dentro, scende, ma non è mai stato collegato praticamente. Vabbè, andiamo a fare il lavoro come va fatto. Proseguo dei lavori. Qui è dove c'è il fritto misto che sto risanando. Ho fatto passare le nuove linee dei pannelli solari che arriveranno poi dirette da qua, passano tutto sotto, ho dovuto togliere tutto il doppio pavimento e siamo arrivati qua con i cavi dei pannelli solari. Qui c'è il fritto misto, bisogna andare a capire un po' tutto, c'è un po' di disordine, bisogna cercare di ripulire il tutto e mettere al meglio le cose. L'hanno fatto tanto complicato che non serve sto impianto, non capisco il motivo, però vabbè. Cerchiamo di andare a risistemarlo come si deve e fare un lavoro fatto in ordine, pulito, senza tante bagianate. Chiamati all'appello, andiamo a vedere Jessica cosa ci ha preparato di pranzo. Che tenemos por aquí, mi amor. La pasta con il sugo. Con mio bambino che fa la papà con noi. Solo. È tutta la mattina che fa la pappa. Oh, vuole mangiare a Ha pannelli. mangiato il 37 riso, l'anco. ha mangiato Son dos, son dos, son la dos. mela prima, già un pezzo, ha mangiato già prima un 56? rapanello. Quanta pappona fai, Mangia amore? di continuo. Mangia e caga. Non le veo, non le Mortazza è qua, come va gli occhietti? Così così. Buon appetito a tutti. Pranzetto fatto, caffettino preso, si ricomincia. Work in progress. Bevi caffettino anche tu? Sì, se ce n'ho bisogno. Oggi dormo di piedi. Ah, bello. Siamo giunti già alla cena, non vi ho fatto vedere niente come al solito perché queste giornate quando si lavora così non si può, diventano noiose, quindi non vi ho fatto vedere niente. Domani vi faccio vedere un refresh di cosa ho fatto e dove sono arrivato. È arrivata l'ora della cena, salsiccia, fagiolini, patatine, film alla TV, ha fatto anche un bel temporale oggi. Piccione alla piastra. Piccione alla piastra, amore mio bambino. Saluta. Salute, Frollo. È tutto il tempo che dorme. Perché non c'è suo papà, amore? Ma perché è brutto. Vero? Si Vabbè. Vabbè. Mangiamo, va. Buon appetito. Ciao! Nonno. Capito, eh? L'autorizzazione mi hanno ritirato per colpa della campagna di merda. Cosa fa il cane che ringhia? Sulle grandi labbra con lei qui dai il porticchiere. Tanto se lo rovesci questa. Te metto, Cosa? Cosa hai detto? L'avvocato nello studio di Parlamento. Bernice è esaurito, cosa dobbiamo fare? Ce lo teniamo così com'è. Amore, è esaurito quello lì. Ti ho pure regalato l'appuntamento. Cucù! Papà avvocato. Cucù! Tete! Concentrarsi e frequentare un corso di studio. Tete! In questo settore. Tete! La donazione di cuori per il loro costituente.
Ci vediamo al tuo vaso da notte fra 2 minuti. Paga tu il conto, caro. Ma cosa fai? Esaurito? Passiamo di nuovo un buongiorno? Va bene, buongiorno. Da dentro il rapido vi faccio un elenco di i lavori fatti fino adesso. Installate ventole per raffreddamento frigo. Abbiamo usufruito, vedete che funzionano, così manuale, così in automatico. Il buco che già c'era perché qua sopra avevano messo il termostato del Webasto. Il problema è che il cliente lamentava che d'inverno lui per far partire il Webasto doveva metterlo a 30, se no non partiva. Motivo del perché non partiva a 30? Perché qui c'è il frigo, qui è dove c'è esattamente il bruciatore del frigo, la parete si scaldava, il sensore era qua sopra e quindi rilevava una temperatura già alta e quindi non partiva. Allora io cosa ho fatto? L'ho preso e l'ho spostato qua su, vicino a quello originale della truma, in modo che qua la temperatura è più, diciamo, fredda e quindi non serve metterla a 30 per farlo partire, ma quando dal Webasto si mette 20-21, la temperatura che si vuole interna, lui parte. Invece così lui doveva metterlo a 30 perché la parete magari stava già a 26-27 gradi perché c'è il bruciatore dietro e quindi non era proprio ottimale. Qui c'è il vano tecnico della TV, è stata aggiunta una presa USB. Questa 220 è stata cambiata perché l'asciugo che c'era qua mi serviva per un altro lavoro e qui ne ho messa una di queste qua così, che non l'abbiamo trovata asciugo, o meglio, quando l'abbiamo comprata da Magenta c'era lo sportellino chiuso, è stata presa senza controllare se era asciugo normale, però poco male, tanto qui non c'è grossi carichi. Poi sopra la TV, laggiù è stata fatta la pulizia di tutto, là ci sono i fusibili dei pannelli, ora c'è un po' buio, non si vede, il parallelatore era già lì e lì l'ho lasciato, l'unica cosa che è da fare poi è sostituirlo, perché con le batterie a litio il CSB2 non va bene, perché rileva tensioni più basse, quindi starebbe sempre acceso col rischio che si brucia. Ho contattato CBE, quello nuovo che avevano fatto per litio l'hanno tolto dal mercato, ma ora tra un mesetto o due lo mettono in commercio e quindi al cliente ho detto o ci ribecchiamo e te lo cambio io, oppure è uno spinotto proprio plug and play, si può fare senza problemi. Cucina, sostituito il miscelatore perché quello originale era qua, quindi quando tu alzavi non riuscivi a lavare la pentola perché ti arrivava qui, non avevi spazio, non ci stava questo qua quasi in piedi, era proprio a filo. Quindi il cliente ha comprato questo qua, che tra l'altro è molto carino perché c'ha questo movimento. Tac, chiudiamo. Poi qui abbiamo l'interruttore delle luci, questa era originale della 220 e qui al posto di questa della 220 c'era l'USB. Voi ditemi in un vano cucina cosa c'entra l'USB. Vabbè, io l'ho tolta e praticamente questa funziona sia sotto inverter che sotto colonnina per macchinette del caffè o quant'altro. Questa funzionerà solo per l'induzione portatile che verrà messa qui e funzionerà solo con inverter. Perché? Perché colonnine che reggono una piastra induzione ce n'è poche, quindi io gli ho detto mettiamola solo sotto inverter in modo che dentro puoi cucinare senza problemi, anche attaccata al campeggio, tanto te le ricarichi col caricatore e funziona senza problemi, senza far saltare la colonnina, perché in più c'è anche l'aria condizionata. Qua sotto esternamente c'è un vano tecnico dove ho messo una presa che va solo sotto inverter a 220 per cucinare all'esterno quando possibile. Qui c'è la bambina, qua non so se vi ricordate com'era, ho già fatto tutta la pulizia, ora sto aspettando che mi arrivino stamattina DC-DC, regolatori e via dicendo, così posso montare il tutto. Anche in camera da letto, vediamo se riesco a accendere le luci, qua sotto ai mobiletti sopra i letti ci avevano messo una 12 volt, l'ho tolta e ho messo un USB anche qua in maniera che può caricarsi i telefoni senza problemi, perché vedete, un camper comunque molto bello, di un certo livello, no? Un rapido, solo 2 prese USB in cucina, quindi se tu sei seduto a tavola non hai prese USB. Alla sera vai a letto, è vero che quando si va a letto si va a dormire, però non puoi tenerti il telefono vicino sotto carica perché le uniche prese erano in cucina. Invece così facendo c'è
le prese qua dalla TV, la presa laggiù e puoi usare l'USB dove vuoi. Altra cosa, ho messo lo scarico delle grigie che poi ve lo faccio vedere. Abbiamo preso questo qua che diciamo è dello scalino ma fa la stessa cosa, apre e chiude la valvola elettrica in modo che si possono scaricare le grigie senza scendere dal mezzo una volta che si è sulla fossa. Il tubo è messo, la valvola è messa, il filo l'ho fatto passare, devo fare ora il collegamento sull'anteriore e poi aspettare che arrivano i pacchi Amazon, sperando che arrivino il prima possibile. Allora, ho sistemato un po' la situazione, un po' qua l'attrezzatura e cavi, mi sono già preparato dentro tutto quello che dovevo fare dopo, sto ancora aspettando i pacchi Amazon, mannaggia, però vabbè, vediamo quando arrivano. Prendo l'acqua perché mi hanno chiamato all'appello che devo andare a mangiare, quindi a parte aver fatto un po' di riordino, ho messo lì sotto il pulsante che apre e chiude le grigie, ho sistemato la situazione, ora andiamo a mangiare. Prendo l'acqua. Andiamo a vedere cosa hanno preparato qua di buono da mangiare. Quindi il pranzo? È pronto. Spinaci con mozzarella. Spinaci con mozzarella, il petto di pollo al Cosa mi limone pulito, poi c'è la mozzarella, ci ho preso il... come si chiama? Ah, c'è il gancino, mio bambino. Quel pollo per tutti, C'è anche com'è che si chiama? Cricolo che abbiamo preso. È pronto, devi ancora cucinarlo. Sì, è pronto. Tacchino lì è... prosciutto, non è prosciutto cotto. No. Arrosto. No, vabbè, quando è sul tavolo ve lo faccio vedere. Ok. Vabbè, io bevo. A dopo. Spinacetti col polletto. Cristian come sempre non le verdure. Che abbiamo poi il melone. Sono verdure invisibili. Ah, ecco. Non Vabbè. sapevate che esistevano. C'è la Io mangio. porchetta, Qua c'è la porchetta. il pane, Qui la c'è il mozzarella. porchetto. Buffa la burrata. C'è anche la mozzarella, sì, la burratina. Hai preso il pane? Sì, ho preso i panini. Questo o questo, vabbè. Vabbè. Buon appetito, va. Buon appetito. Dopo pranzo, Jessica Edito un po'. edita un po' Così mi per porto voi. avanti, almeno più andiamo avanti e meglio è. Ci portiamo al passo. Qui c'è Pippo che fa il malandrino. Invece qui c'è Bernice che stranamente è mezza sveglia. Mezza. Sta un pochino meglio Bernice con le Ah. goccine. Torna a dormire, stanca. Io non faccio niente perché è sabato, oggi giorno di riposo. Ora andiamo a vedere Angelo cosa sta facendo. Siamo ufficialmente a litio. Impianto terminato, sto facendo i vari test, ho acceso il motore per vedere DC-DC, ho attaccato la 220, ora vi faccio vedere, vediamo nella batteria, muoviti, ok. Stanno entrando 66 A in batteria perché vabbè ci abbiamo anche tutto acceso, calcoliamone quasi una decina che sono tutto il lucernario che c'è acceso. I DC ora già un po' che sono accesi, quando si scaldano calano appena perché per non andare sotto sforzo. Ottimo, speriamo che domani c'è il sole così possiamo fare la prova anche con i pannelli solari. Ora metto le etichette su tutti i vari fusibili, quello che devo fare e andiamo avanti. Tornati alla base che la cena è pronta, camperozzo finito, domani mattina bisogna solo darci una pulita ed è pronto a sistemare gli attrezzi. Piatto di pasta al sugo con la salsiccia. Peccato che non vi posso far vedere, sono rientrato in camper con la musica e il mio bambino si è messo a ballare perché ho visto suo papà e ballavamo assieme. Però non possiamo fargli ascoltare la musica se non ci danno copyright. Già ci danno dei centesimi. Se in più li facciamo dare all'attore della musica siamo rovinati, Pippo, no? Amore? Sei contento che è tornato papi? Vediamo un bacino papà. Che carino che sei. Buon appetito a tutti. Mentre Pippo fa il monello, abbiamo finito di cenare. Ho mangiato la fruttina. Ora me ne sto 10 minuti rilassato perché ho un po' mal di schiena. Oggi sono stato praticamente dal pomeriggio, dalle 2 fino adesso alle 8, 6 ore
a 90 gradi dentro la dinette con la testa là sotto e la schiena chiede un po' pietà. Non è tanto lo sforzo, ma è la posizione che è stata scomoda. Però abbiamo raggiunto un buon obiettivo. E oggi guardiamo, c'era già un film alla TV, poi mi vado a fare una bella doccetta, che puzzo, e boh. Ci vediamo dopo. Vado a fare una bella doccetta calda, ma prima, o prima o dopo, ora vediamo, una bella camomilla, ci sta, quella solubile che ci piace di più. E poi a nanna. Ragazzi, ci vediamo domani, perché domani andiamo con i signori che c'è qua una sagra, una festa, qualcosa. Speriamo che sia bello. Ma tanto è chiuso. Ah, ok. Quindi mi ha detto non è un problema a piedi, c'è qua dietro 2 minuti a piedi. Ah, ok. È una festa di paese. Domani vi dirò, o al prossimo episodio, vi dirò come si chiama il nome della festa, perché non me lo ricordo. Direi che ormai lo sapete che sono una frana con i nomi. Ormai ti conoscono bene, no? Anche La prima se- cosa che ti ha detto il signore, ma te Il i posti, nome- i nomi non te li ricordi mai, eh? Se non fossi così non vi piacerei. Piaccio come sono. Anche se sono un uomo di panza, ma di sostanza. Buonanotte a tutti, al prossimo Buonanotte. episodio. Ciao!